Parliamo del mercato dell'Inter perché in queste ore può arrivare davvero la svolta decisiva per un nuovo rinforzo a gennaio. Dipende tutto da Denzel Dumfries che è fuori per infortunio dal 9 novembre scorso, doveva recuperare per il derby, poi per la Supercoppa italiana e invece ora è in Olanda dove tra poco sapremo se dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere i problemi alla caviglia oppure no. E capite bene che dopo un mese, anzi più di un mese di stop, un eventuale intervento lo porterebbe a star fuori almeno un altro paio di mesi, secondo un po' le varie stime. E quindi la dirigenza dell'Inter si sta concretamente attivando sul mercato per arrivare ad un nuovo rinforzo per la sessione di gennaio. Lo aveva fatto un po' capire anche Marotta pochi giorni fa, parlando di attenzione alle occasioni, e allora facciamo il punto della situazione con tutto quello che sta succedendo in questo nuovo appuntamento di oggi. Ben ritrovati amiche e amici interisti in questo nuovo contenuto, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti, mi raccomando che dobbiamo arrivare ai 100.000, ci siamo quasi, raggiungiamo questo traguardo tutti insieme. Vi aspetto anche nel club di Passione Inter, il QR code qua su in alto, www.passioneinter.club, link anche in descrizione per entrare nella nostra community dove tutti i giorni ci confrontiamo con i nostri soci e proprio ieri sera, nella chiamata che facciamo ogni lunedì sera, c'è stato una discussione molto accesa, molto interessante sul tema del mercato e sul tema della necessità oppure no di intervenire sul mercato. C'erano alcuni tifosi che dicevano che serve subito un nuovo acquisto, altri invece non sono d'accordo e dicono che si può andare avanti così. Allora facciamo ordine innanzitutto. Dumfries fuori significa che all'Inter sta mancando un titolarissimo, quello che io l'anno scorso avevo definito il terzo attaccante dell'Inter, sia proprio per interpretazione del ruolo che anche a livello banalmente numerico di gol e assist che aveva fornito. E verosimilmente mancherà fino a febbraio se appunto si opera. Poi dovrà recuperare la condizione e tornare al top dopo 3 mesi di assenza. Ecco, lo rivedremo probabilmente in condizione a marzo. A quel punto saremo anche nel rettilineo finale della stagione, ma saremo anche a ridosso di un mondiale che Denzel Dumfries con l'Olanda vuole giocare da protagonista e lo vuole fare al massimo, sia perché è il mondiale da una vetrina importante, sia anche per motivi legati al mercato, perché ne parlo da settimane, se ci seguite lo sapete, mi sembra piuttosto evidente che gli agenti di Dumfries stiano un po' agitando il mercato attorno a lui. Vuole un ingaggio più alto di quello che percepisce attualmente all'Inter. L'Inter a giocatori che vanno oltre i 30 anni non vuole concedere ingaggi particolarmente alti e soprattutto non vuole ritoccare ulteriormente un contratto che è stato rinnovato non da tantissimo. Dumfries quindi sta cambiando di nuovo intermediario e ha una clausola nel contratto di cui si parla da tanto. Ci sono anche giornalisti molto influenti che diciamo nelle ultime settimane ci abbiamo riso un po' sopra, però sembra che lo stiano mettendo in vetrina Dumfries proprio per accendere il mercato, e questa è l'opera che fanno spesso anche i procuratori che appunto stanno un po' agitando l'attenzione attorno a Denzel Dumfries. Alle spalle di Dumfries c'è Darmian che anche lui è ancora fuori, sarà convocato per la Supercoppa italiana ma non dovrebbe giocare e a 36 anni non può essere il titolare dell'Inter da quinto a destra, soprattutto dopo questi problemi fisici che sta avendo. Quindi se hai Dumfries e Darmian devi prevedere già qualcosa anche in ottica futura, considerando appunto che il 2026 potrebbe essere davvero l'anno dell'addio di Dumfries all'Inter. Carlos Augusto a destra per me è un esperimento bocciato e credo anche per Christian Chivus e non in situazioni di emergenza, così come Diouf lì a destra è solo in situazioni di estrema emergenza e non è una situazione replicabile in contesti normali. Qualcuno mi proporrà Bissek, ma Bissek secondo me serve troppo dietro, dove è perfetto per fare il terzo e riportare Akanji al centro o anche alternarsi in base alle caratteristiche dell'avversario, come ci ha fatto capire Kivu. Qualcuno mi dirà Frattesi, ma Frattesi è sparito nelle ultime 4 partite di Serie A, sempre in panchina anche contro il Liverpool, ha fatto 90 minuti col Venezia e 19-18 minuti contro il Kairat. È stato praticamente scavalcato pure da Diouf nelle gerarchie, che è andato a fare il sottopunta a Genova prima ancora di Frattesi, e quindi in questo momento Frattesi sembra veramente fuori dall'Inter, anche se l'Inter non mi pare intenzionata a venderlo in Italia, quindi se non si muove qualcosa dall'estero Frattesi dovrebbe rimanere all'Inter. Resta dunque al momento come unica opzione vera, credibile e concreta
il solo Luis Enrique, appunto. Su cui è stato fatto un investimento importante la scorsa estate, tra le tante perplessità che abbiamo spesso sollevato. Arriva da 5 partite consecutive da titolare, sta acquisendo sempre più fiducia, al tempo stesso, non so che ne pensate voi, non sta facendo però ancora delle cose, diciamo, tali per cui lo si possa considerare il titolare dell'Inter in questo momento, se non appunto in una situazione di emergenza. Contro il Genoa, nelle varie pagelle, è stato abbastanza massacrato nei giudizi e nelle valutazioni. Per me non ha fatto così male, anche se ne stavo parlando con un collega, ha toccato 14 palloni nel secondo tempo, significa meno di un pallone toccato ogni 3 minuti, cioè molto fuori dal gioco ancora, soprattutto nella seconda parte di gara. E allora facciamo 2 considerazioni. La prima è che l'Inter ha già vissuto delle situazioni simili in precedenza ed è intervenuta sul mercato quando si è trovata di fronte a queste situazioni. Il riferimento è a quando si fece male Quadrado, ad esempio, era una riserva e l'Inter andò a prendere Buchanan per sostituire Quadrado, appunto. Inoltre, vi ricorderete che l'Inter era convinta che Perisic avrebbe salutato a fine stagione e lo avrebbe fatto partire a parametro zero, e l'Inter lì in quella sessione di gennaio andò a prendere Robin Gosens con un investimento anche piuttosto importante. Poi Perisic continuò a fare molto bene e l'Inter provò a rinnovare Perisic, ma ormai era troppo tardi e sappiamo come è andata, e non è andata benissimo nemmeno con Gosens all'Inter. Comunque l'Inter, di fronte alla necessità e anche all'opportunità di tamponare e programmare a gennaio, è intervenuta negli ultimi anni quando c'era bisogno. Quindi mi collego alla seconda considerazione, ed è quella che vi dico da diverse settimane, già dall'estate. L'Inter si è tenuta comunque un budget di una ventina, forse anche 25 milioni di euro, che potrebbero essere spesi ed investiti nel mercato di gennaio. Non ha particolari necessità di vendere, conti alla mano, non c'è a quanto pare nemmeno una pressione da parte del fondo Oaktree di andare a vendere dei giocatori e rivedere i costi almeno durante questa stagione, per cui se poi l'Inter dovesse anche vendere Frattesi, il tesoretto a disposizione aumenterebbe ulteriormente. Per questo motivo, ne stavo parlando anche con altri colleghi giornalisti proprio in queste ore, pare davvero che l'Inter si stia convincendo dunque ad intervenire a gennaio. Stanno già girando anche i primi nomi e allora facciamo il punto anche sui possibili nomi. Tanti mi chiederete, lo so già, di Palestra, ed è il primo nome che citiamo perché lo citano anche i giornali. Io credo francamente che chi parla di Palestra a gennaio non sa di che cosa stia parlando, non sa che cos'è il mercato, lo vedo francamente impossibile. È a Cagliari in prestito dall'Atalanta, l'Atalanta lo ha mandato a Cagliari proprio per giocare e valorizzarsi un giocatore che in tanti scoprono adesso, ma è un giocatore che si conosce da anni nei settori giovanili, e si sapeva che sarebbe diventato molto forte, quindi impossibile pensarci a gennaio, soprattutto non con 25 milioni, servono molti di più. Ecco, hai già speso tanto su Luis Enrique, avere una fascia a destra da 70 milioni di euro in 2 giocatori mi sembra poco credibile, ecco. Quindi occhio ad altri profili in Serie A, perché intanto gli osservatori dell'Inter, questo ve lo posso confermare con certezza, ne abbiamo già parlato, hanno monitorato diversi giocatori in questa Serie A, e poi essendo già in Italia potrebbero essere anche più pronti eventualmente al salto nell'Inter e a conoscere il campionato. E quindi dei nomi su cui l'Inter ha veramente mosso delle attenzioni sono sicuramente Norton Caffi del Genoa, con cui c'è anche un rapporto aperto con il Genoa per via di Valentin Carboni, che potrebbe rientrare a Milano per poi andare in prestito da un'altra parte, quindi occhio ai dialoghi tra Inter e Genoa, che è sempre un canale aperto, ma attenzione perché ne stavamo parlando anche con il nostro Antonio Siracusano, attenzione che Valentin Carboni piace a Gilardino allena il Pisa dove gioca Touré, che abbiamo visto da vicino, ed è uno di quei giocatori che vi segnalavo in diretta qualche settimana fa, tra quelli che mi hanno colpito in questa Serie A, giocatore che nasce più centrocampista, mezzala, è diventato un esterno e sta facendo veramente molto bene, prima in Serie B, adesso in Serie A con il Pisa, strutturato fisicamente e anche un po' più esperto rispetto agli altri perché ha qualche anno in più. Ecco, non è un giocatore che mi vedo e mi immagino titolare all'Inter in questo momento, però se ti serve un giocatore da inserire lì come necessità nell'immediato, low cost, inserendo magari Carboni, può diventare una soluzione interessante. È stato seguito anche Belgali del Verona, che però credo che il Verona
possa diventare una bottega cara a gennaio, con le richieste sui propri calciatori. Non di recente, ma c'era stato pure un approfondimento su Dodò della Fiorentina, Fiorentina che a gennaio potrebbe cambiare delle pedine, quindi eventualmente attenzione a questo nome. Sono tutti nomi più o meno interessanti che fatico però a vedere comunque titolari in un Inter che ha delle ambizioni molto alte anche a livello europeo. Secondo me, invece, una pista da tener d'occhio porta all'estero, dove l'Inter potrebbe andare a monitorare anche dei profili che conoscono già la Serie A, che quindi sarebbero, diciamo, anche subito pronti, un pochino più esperti e allora occhio per esempio ad un Molina che l'Atletico Madrid può cedere a delle condizioni abbastanza agevoli, ci sta lavorando anche la Juventus, se ne parla spesso che potrebbe e vorrebbe tornare in Italia. Il collega Maurizio Russo di calciomercato.it mi parlava anche di Wilfried Singo, ex Torino, che è passato poi dal Monaco e adesso è al Galatasaray, è un classe 2000 se non vado errato, quindi ha 25 anni adesso, siamo nell'età Octree come profilo anagrafico. C'è qualche voce di mercato su di lui, sembra che costi attorno ai 25-30 milioni di euro, quindi è una cifra elevata, ma penso che si possa trattare. È un esterno che poi si è evoluto sempre più difensore. Al Monaco ha fatto anche il difensore di difesa a 4, ma può fare molto bene il terzo a destra che si sgancia e quindi potrebbe eventualmente tornare anche a fare il quinto e in generale comunque coprire più ruoli con già un'esperienza importante in Serie A. Sentivo poi Gianluca Di Marzio di Sky, esperto di mercato di Sky che conoscerete, parlare di Moris Valincic, è un laterale della Dinamo Zagabria, 23 anni già compiuti, quindi giovane ma non proprio giovanissimo. Anche qui si sfrutterebbero i rapporti con la Dinamo Zagabria dopo l'affare Sucic. Mi sono informato, sono andato a guardarmi anche un sacco di clip di questo Valincic per conoscerlo meglio. Intanto qualcuno dice che sia grosso e strutturato alla Dumfries, qualcuno dice che sia 1,75 m, quindi se leggete i vari report in giro prestate molta attenzione. A me non sembra come Dumfries, ma non sembra nemmeno 1,75 m. Mi sembra uno comunque con una buona struttura, ma non un gigante. Ha anche un buon passo, devo dire. Va tutto contestualizzato al campionato croato, dove ha fatto vedere delle buone doti tecniche e anche una buona propensione comunque a fare tutta la fascia in entrambe le fasi, non proprio una furia però della fase offensiva. Ecco, quindi devo approfondirlo ancora meglio. Vi lascio però con una domanda per chiudere un po' questo contenuto e per sapere anche la vostra. Intanto vi chiedo se secondo voi l'Inter deve fare un investimento oppure se si può riuscire a trovare diciamo l'incastro giusto con gli elementi attualmente a disposizione, perché magari dite mercato di gennaio è difficile, quindi meglio restare con quelli che abbiamo e li sistemiamo. L'altra domanda che vi faccio è se secondo voi l'Inter deve fare un acquisto, ecco, deve farlo su un giocatore più pronto subito o qualcosa che sia più in ottica futura, cioè un giocatore che puoi prendere, farlo lavorare, crescere, poi ti diventerà magari lui il titolare di Dumfries, il titolare al posto di Dumfries a partire dalla prossima stagione. Vi chiedo questo perché tante volte ho detto i grandi club non è detto che debbano sempre solo comprare i giocatori. Che cosa intendo? Intendo che ci sono società come il Bayern Monaco, che mi sembra una società tutt'altro che disorganizzata, è un gigante, un colosso che anzi viene preso da riferimento per tanti come modello di gestione ottimale di una società e di fronte a infortuni, di fronte a situazioni di emergenza, ma in generale il Bayern Monaco non si è fatto grossi problemi quando c'era bisogno ad andare a prendere giocatori in prestito secco anche, da Perisic con noi che poi ce l'hanno rispedito indietro, Coutinho dal Barcellona, James Rodriguez lo stesso, quindi prende giocatori a progetto, diciamo così, a progetto, mi serve un giocatore per 8 mesi per fare questa cosa, vieni da noi a fare questa cosa, se il giocatore è motivato e convinto in una piazza importante come lo è anche l'Inter, può fare bene anche per quel periodo lì. Potrebbe quindi essere una soluzione tampone se non trovi il profilo giusto su cui investire a gennaio, oppure appunto andare a cercare un profilo vero su cui investire già nella finestra di gennaio. Dipende molto anche da quella che è la fiducia che hai effettivamente in Luis Enrique, secondo me. E questo quindi dipende anche da quello che avete voi di pensiero nei confronti di Luis Enrique, su cui l'Inter però, posso dirvi, sembra ancora molto fiduciosa comunque, quindi vedremo se avrà ragione oppure no.
Fatemi sapere la vostra nei commenti qui sotto, vi aspetto poi come detto anche nel club per continuare questa discussione che è molto accesa sulla chat privata del club. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.